Ciao a tutti, benvenuti sul canale Fog Digital Studio. In questo video vogliamo mostrarvi un altro dei plugin più usati della Waves. Parliamo del CLA3A Compressor Limiter. Si tratta di un emulatore analogico ispirato a LA3A della Teletronics, costruito a fine anni 60. Se avete visto il tutorial dedicato al CLA2A, nel caso guardatelo, la differenza tra i due sta nel fatto che il CLA2A è un compressore ottico valvolare, mentre il CLA3A è sempre un compressore ottico ma a transistor. Ora vediamo come si presenta l'interfaccia e quali sono i suoi controlli. Iniziamo dal selettore Compressor Limiter che vi evidenzio col mouse. Questo selettore permette di utilizzare il CLA3A in modalità compressore o limiter. È importante sapere che nel caso si imposta il selettore su compressore il ratio sarà sempre 3:1, mentre in modalità limiter il ratio sarà sempre 100:1. In entrambe le modalità sarà molto rapido l'attacco, mentre il release risulterà variabile. Andando avanti troviamo il gain, che semplicemente ci permetterà di restituire il volume attenuato dal peak reduction. Poi il display, che ci permette di visualizzare qual è l'intervento del compressore o del limiter. Il view display, che ci fa vedere l'ingresso, l'uscita e il gain reduction. E infine il peak reduction, che ci serve, che è il cuore del compressore del limiter, che ci permetterà di fare intervenire sul nostro audio il nostro plugin. Con questi controlli l'interfaccia dell'LA3 è completamente riprodotta, ma non è tutto qui. In questo plugin sono stati inseriti ulteriori controlli per emulare al meglio il compressore originale. Infatti nella sezione più in basso troviamo altri controlli. Il primo è l'Analog Selection, che dà la possibilità di riprodurre il rumore di fondo degli alimentatori originali. Però nel caso di un mix dove vengono utilizzati diversi plugin che emulano strumentazione analogica, si consiglia di tenere il selettore su off, perché il rumore si andrà a sommare e diventerà molto evidente e addirittura fastidioso. A seguire troviamo l'Eg Frequency, che va a lavorare sul circuito del peak reduction, aumentando il guadagno sulle frequenze sopra 1 kHz. Se invece viene impostato su flat, agisce su tutta la gamma di frequenze in maniera uniforme. Poi il Mix Control miscela il segnale originale con quello compresso. E infine abbiamo il Trim, che serve a impostare il livello di uscita del plugin. In alto troviamo la barra degli strumenti e il Wave System, dove è possibile salvare e caricare i preset, confrontare le impostazioni, annullare e ripetere i passaggi e ridimensionare il plugin. Per concludere parliamo dell'utilizzo pratico. Questo plugin tende a far risaltare le frequenze medie, medio-basse, e per questo è adatto ad essere utilizzato su strumenti come la chitarra e il basso. Proprio come spiegato prima, agendo sull'high frequency si può intervenire sulla gamma di frequenze su cui il compressore andrà ad agire. Per ottenere un buon risultato basta agire sul potenziometro del peak reduction finché non inizia a lavorare. Lo vedrete poi agire e lavorare sul display. Compensare la perdita di volume col gain e per ultimo lavorare sull'high frequency per trovare la soluzione migliore di frequenza in base allo strumento. Su un basso si può pensare di tenere l'high frequency su flat per avere più corpo, ma è possibile usarlo anche su high per avere un suono più nervoso e magari far uscire un po' di più il suono della corda dello strumento, ma ovviamente si può miscelare le due situazioni a piacere. Questa logica vale anche per le chitarre, come appena detto. Bene, direi che per ora è tutto. Spero che questo video sia stato utile e interessante. A questo punto non mi rimane altro da dirvi se non di iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati, e se avete qualche domanda o richiesta scriveteci. Troverete i nostri contatti nelle descrizioni sotto al video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto con nuovi contenuti sul nostro canale Fog Digital Studio.